Ciao e benvenuto o benvenuta in quest'ultima lezione della parte dedicata alla trattazione delle singole web part in cui andremo a vedere quest'ultimo blocco, come detto nella lezione precedente, menu notizie, contatti ed eventi. Poi dalla successiva ci cominceremo a concentrare sulla modifica delle web part. Avevamo detto in una lezione precedente che le avremmo passate tutte in rassegna per poi vedere come si fanno le modifiche perché ci sono pulsanti comuni a tutte le web part, a tutte le sezioni che stanno sopra le web part e che quindi possono essere analizzati contemporaneamente. Poi ci sono delle specificità di alcune web part che abbiamo già visto trattandole singolarmente. Quindi andiamo a vedere quest'ultimo blocco, menu notizie, contatti ed eventi, anche questo molto rapidamente perché si tratta di web part molto semplici. Quindi calendario di gruppo, qui si va sempre nel menu delle web part, si seleziona calendario di gruppo e SharePoint ci inserisce automaticamente il calendario del gruppo. Di quale gruppo? Del gruppo Office 365 che si è generato automaticamente anche in Outlook al momento della sua costituzione, cioè quando abbiamo costituito il gruppo Office 365 a cui abbiamo poi legato questo sito SharePoint, in Outlook abbiamo visto, e lo abbiamo visto anche nella sezione dedicata all'ambiente di amministrazione, si genera automaticamente, oltre a una casella di posta elettronica condivisa, anche un calendario del gruppo, appunto. E quindi qui cliccando sul calendario di gruppo ci inserisce automaticamente il calendario del gruppo da cui poi noi possiamo andare a scegliere e a organizzare anche degli eventi, delle riunioni. Si può scegliere anche il calendario di un altro gruppo se ci facesse comodo sceglierlo e se ovviamente abbiamo accesso a quel gruppo e quindi abbiamo il potere di farlo. Poi abbiamo gli eventi, anche qui si tratta di Outlook, quindi cliccando su eventi ci si genera automaticamente questo contenuto, quindi senza che noi dobbiamo fare niente, lo possiamo fare da questo sito, ma anche da altri siti, sempre se abbiamo il potere di farlo, da cui da questa finestra si possono generare e gestire in maniera diretta gli eventi di Outlook. Su Outlook, se conosci Outlook, si possono appunto gestire e generare e gestire gli eventi che poi genereranno degli alert per le persone che sono coinvolte. Poi abbiamo le notizie, questo è un post di notizie, se ricordi era il post che avevamo fatto qualche lezione fa per l'apertura delle iscrizioni al corso di cucina toscana, era un post che avevamo pubblicato e ora lo andiamo a richiamare appunto attraverso questa specifica web part notizie e andiamo a cercare il post che vogliamo pubblicare in questo spazio che ovviamente ci servirà per lavorare. Poi abbiamo l'organigramma, cioè possiamo inserire il nome di una persona e se lo inseriamo dopo aver cliccato qui su organigramma ci comparirà il suo superiore, nel senso che nell'ambiente di amministrazione, quindi nelle singole schede degli utenti di Office 365, se abbiamo messo che questa persona responsabile 1 ha come superiore il presidente del comitato promotore dell'evento, io ora l'avevo fatto per quel gruppo di organizzazione dell'evento congressuale di cui hai visto anche il sito all'inizio, in quella sede io ho ammesso che questa persona ha come manager questo superiore, quindi se io richiamo il nome di questa persona mi comparirà automaticamente il suo superiore. Poi andiamo avanti, posso inserire delle persone, quindi qui vado a cliccare il nome della persona, mi compariranno subito le persone che hanno il nome iniziale con quelle lettere che io andrò a digitare, vado a inserire delle persone, ovviamente delle persone che mi serve richiamare rapidamente, che mi serve contattare rapidamente per lavoro, di cui mi serve trovare per esempio, perché qui da qui si apre la scheda della persona, trovare subito il numero di telefono, la mail e quant'altro. E poi abbiamo Planner, se ricordi abbiamo integrato Planner all'interno di SharePoint, all'interno del menu ad albero a sinistra, ma qui possiamo richiamare il piano Planner collegato a questo sito SharePoint direttamente dentro una web part in una pagina, perché magari sia ancora più rapidamente fruibile dal punto esatto in cui noi lo vogliamo e ci fa comodo utilizzarlo
per lavorare. E poi infine abbiamo questa funzione semplice timer, si inserisce qui, si clicca su timer conta alla rovescia, poi si va a scegliere se il timer, il conto alla rovescia deve essere fatto per giorni, giorni, ore e minuti, giorni, ore, minuti e secondi, come per esempio in questo caso quando abbiamo un obiettivo da raggiungere e magari lo mettiamo in alto nella pagina, io l'ho messo dove mi è capitato, ma lo posso mettere in alto nella pagina di modo che quando la apro ho subito come impatto il tempo che rimane per il raggiungimento di quell'obiettivo. Quindi anche questa parte l'abbiamo conclusa e ti aspetto nella prossima lezione dove appunto come anticipato all'inizio di questa andremo a vedere come modificare anche come progettare le sezioni e le web part e tutti i pulsanti per poter modificare sia le sezioni che le web part. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!